In Italia il Natale non è solo una festa, è un modo di vivere per un mese intero. Ti racconto come lo celebriamo davvero, tra tradizioni antiche, curiosità buffe, cibo infinito e un po' di quella confusione che, in fondo, ci fa sentire sempre a casa. Guarda che alla fine vorrò sapere qual è la tua tradizione preferita e cosa non può mancare nel tuo Natale. Mi raccomando, se vuoi scoprire l'Italia autentica tra lingua e cultura, iscriviti al canale. In Italia il periodo natalizio non comincia il 25 dicembre, neanche il 24, se vogliamo essere sinceri, molto prima. Ufficialmente si apre con l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata, quando le famiglie preparano l'albero, tirano fuori il presepe. Poi, se vogliamo essere sinceri, in realtà già a ottobre nei supermercati italiani trovate panettoni e pandori. In alcune zone del nord Italia, come in Trentino Alto Adige o in Friuli, il periodo si apre con la festa di San Nicolò, celebrata il 6 dicembre. San Nicolò porta piccoli doni ai bambini e in questi luoghi a volte è una tradizione, una festa sentita quasi più di Babbo Natale. In altre regioni, come la Sicilia, o ancora qualche parte del nord Italia, si celebra anche Santa Lucia il 13 dicembre. È un altro segnale che il periodo natalizio è ufficialmente iniziato. E voi conoscete già la festa della Madonna Immacolata oppure quella di San Nicolò? Se volete approfondirle, sappiate che ho preparato degli episodi dedicati nel mio podcast. Lo trovate nel mio sito www.arcosacademy.com oppure nel link in descrizione. Il periodo si conclude il 6 gennaio, festa dell'Epifania, paganamente conosciuta come la Befana. Questa Befana, una metà tra strega e nonnina, porta ai bambini una calza piena di dolci oppure di carbone se sono stati un po' birichini. Vabbè, chiaramente in mezzo ci sono la vigilia di Natale, Natale stesso, Santo Stefano, Capodanno. Ecco, capite che è un mese intero di pranzi, cene, regali, digestivi. Conoscevate già queste feste, chiamiamole extra? Vi sorprendono oppure esistono delle celebrazioni simili anche nel vostro paese? Come sempre, fatemelo sapere con un commento. Lo sapete che io sono curiosa di queste cose. Adesso entriamo nel cuore delle tradizioni italiane. Le 5-6 abitudini che rendono unico il periodo natalizio in Italia. Ogni famiglia ha il suo, alcuni semplici, altri enormi, elaborati, con montagne, laghetti, casette illuminate, piccoli fiumi che scorrono. È un lavoro di pazienza e di creatività che coinvolge grandi e piccoli. Spesso inizia settimane prima di Natale, a volte mesi, se pensiamo ai presepi delle città, ai presepi comunali oppure che si possono ammirare nelle chiese. E noi sappiamo che di chiese in Italia ce ne sono tantissime. Ci sono addirittura famiglie che tramandano le statuine da generazione a generazione, altre che ne aggiungono una nuova ogni anno come segno di buon augurio. Chiaramente il presepe è legato alla religiosità, alla religione cattolica, quindi i personaggi classici sono Maria, Giuseppe, Gesù Bambino.
ma possiamo trovare anche figure che fanno parte del popolo di una volta: il fornaio, il pescatore, il pastore, la lavandaia. A Napoli ci sono artigiani che creano statuine tutto l'anno. Attenzione però, non solo Maria e Giuseppe, calciatori, cantanti, attori, politici. È la magia italiana, unire la tradizione alla fantasia e trasformare il presepe in uno specchio della società e dell'umorismo del momento. Se visitate l'Italia in questo periodo natalizio, potreste osservare anche i presepi viventi, dove interi paesi si trasformano in villaggi di Betlemme. Gli zampognari. Voi sapete chi sono? Gli zampognari sono tipici di alcune regioni del centro e del sud Italia, come l'Abruzzo, la Campania, la Basilicata. Li si sente suonare nelle strade con i loro strumenti antichi, la zampogna, da cui appunto deriva il nome, vestiti come pastori. Non in tutta Italia questa tradizione è presente, al nord non c'è, e il Natale si accompagna per lo più con concerti, cori natalizi, che possono essere religiosi, popolari, persino rock, però tutti centrati sulla magia del Natale. A Natale c'è una domanda che divide famiglie e amicizie di lunga data. Panettone o pandoro? Il panettone, nato a Milano, è un dolce profumato, burro, vaniglia, pieno di uvetta, canditi. Secondo la leggenda, fu inventato da un certo Toni, da cui il nome Pan de Toni. Il pandoro invece viene da Verona ed è altrettanto famoso. A forma di stella è ricoperto di zucchero a velo. È così morbido che quasi si scioglie in bocca. Poi ci sono le infinite varianti moderne, panettone al cioccolato, oppure il pandoro farcito con crema al pistacchio, altre versioni artigianali con ingredienti del luogo. In fondo, diciamolo, quasi sempre si finisce per mangiare sia il pandoro sia il panettone. Perché rinunciare? Tanto è a gennaio che comincia la dieta, giusto? E voi cosa siete? Team panettone o team pandoro? Chiaramente i dolci natalizi italiani non finiscono certo qui. Ogni regione ha la sua specialità e potremmo davvero fare un giro d'Italia solo seguendo il profumo dei dessert. Al sud ci sono gli immancabili struffoli, le cartellate pugliesi, la pignolata, i mustaccioli. Salendo su, passando per il centro, troviamo il pan pepato, il torciglione, il panforte toscano e anche il tronchetto di Natale, andando più verso il nord, influenzato dalle tradizioni dei paesi vicini. Non dimentichiamoci del torrone. Insomma, dovunque voi andiate in Italia c'è sempre un dolce che racconta una storia diversa. Anche qui i gusti variano da regione a regione. Al nord possiamo trovare i tortellini in brodo, le lasagne, il bollito misto, il cotechino. Al sud possiamo trovare piatti di pesce per la vigilia, gli struffoli, le cartellate che abbiamo nominato prima. In Emilia possiamo trovare il cappone ripieno, in Campania il capitone. E come spesso accade, ci sono superstizioni e significati simbolici legati al cibo. Ad esempio, il pesce della vigilia è legato a una tradizione cattolica di magro, cioè un modo per prepararsi spiritualmente alla festa del Natale. Le lenticchie, invece, che ritroveremo qualche giorno dopo a Capodanno, essendo tonde come le monete,
si dice che promettano fortuna e ricchezza. Il cotechino o lo zampone, invece, rappresentano abbondanza e prosperità per l'anno nuovo. In alcune zone d'Italia si usa mangiare 12 acini d'uva a mezzanotte dell'ultimo dell'anno, uno per ogni mese dell'anno nuovo, per augurarsi 12 mesi di buona sorte. Come dice il proverbio, l'Epifania tutte le feste porta via. È proprio questa festa a segnare la conclusione del lungo periodo natalizio, quando le luci cominciano a spegnersi e le decorazioni a tornare nelle scatole. La protagonista assoluta di questo momento è la Befana, anche se la festa religiosa si concentra sull'arrivo dei Re Magi, venuti a salutare Gesù bambino come il Re. La Befana arriva appunto il 6 gennaio per portare dolci e piccoli regali ai bambini. È una figura antica, affascinante anche, metà strega ma anche metà nonna, una vecchina gradevole che con la sua scopa volante passa sui tetti delle case dormienti. In Italia ci sono vari eventi dedicati a questo personaggio della tradizione. Mercatini, sfilate, persino gare di befane che scendono dai campanili o dai palazzi principali. Ditemi voi adesso, conoscevate la tradizione della Befana? È immancabile. Ogni volta che penso al Natale, i miei ricordi vanno alla me bambina, con la mia famiglia e poi gli zii e i cugini. Si andava tutti dai nonni a fare festa. Mamma mia, il caos, il rumore, ma anche le risate. E il cibo e il cibo. Ricordo gli abbracci di mio nonno, mia nonna che si sgolava in dialetto dicendomi «Mangia, che devi crescere!». È un periodo dolce e amaro, perché chiaramente quei momenti ora vivono solo nei miei ricordi e qui. Però dai, è anche un momento di gioia e di scoperta, perché ora, grazie ai miei bambini, posso riscoprire il Natale e tutto questo periodo con loro e per loro. E voi? C'è una tradizione o un ricordo natalizio che portate con voi nel cuore? Prima di lasciarvi vi ricordo che nella Free Library del mio sito potete trovare contenuti gratuiti interessanti. Vi lascio il link in descrizione. Noi ci vediamo nel prossimo video, ma nel frattempo, buon Natale!